Oggi parlerò del rapporto col mio fisico e di come sono passato da così a Dio greco e di quali difficoltà ho avuto per migliorarmi. Fin da piccolo sono sempre stato leggermente sovrappeso, cioè in realtà non subito. A circa 4 anni ho preso un sacco di chili. Ricordo che potrebbe essere stato perché sono andato al mare con i miei nonni e mangiavo un gelato al mattino, uno a merenda, poi uno a pranzo, uno anche alla seconda merenda e uno poi a cena. Non avevo grandi doti sportive, nonostante provavo tanti sport diversi, dal karate al basket al nuoto. Ho fatto anche hitball, uno sport tipico piemontese, e amavo e amo ancora mangiare, il che non aiutava la mia condizione fisica. Questa condizione la soffrivo un po', però di per sé sono sempre stato un bambino felice, solare, con la voglia di scoprire il mondo e anche con una buona educazione nutrizionale, seppur forse un po' in eccesso. Essere scarso negli sport mi ha inoltre portato ad avere passioni un po' più sedentarie, come le carte Pokémon, in cui un anno sono andato a fare il torneo a Mirabilandia e arrivai secondo perdendo contro un trentenne che aveva speso un sacco di soldi per le carte migliori. E poi mi piacevano tantissimo i videogiochi. E quindi sia per quello che facevo e un po' per come mi vedevo, mi sono sempre sentito un po' tra gli ultimi, quello un po' sfigatello, che valeva di meno rispetto agli altri. Alle medie crebbi parecchio d'altezza e che fece perdere un po' di pancia, il che mi aiutò per la mia autostima e nello stare bene con le altre persone. In quegli anni poi mi piastravo pure i capelli per sentirmi un po' come Justin Bieber, il che fa molto ridere per come sono ora, e la storia del motivo per cui mi piastrassi magari la spiegherò in un altro video. Passate le medie andai alle superiori, non mi sentivo più obeso, però ho sempre avuto quei chili in più che mi facevano sentire un po' meno rispetto agli altri. In quegli anni grandi cambiamenti o miglioramenti non li feci, se non la perdita continua di capelli, che si concluse poi in quarta superiore quando mi rasai completamente a zero per la prima volta. Durante la quarantena mi allenavo a corpo libero, facendo qualche esercizio con le app tipo Nike o coi video su YouTube, e che qualche miglioramento portò. Quell'anno poi feci anche l'animatore turistico, che come ho già raccontato con orari massacranti sia di giorno che di notte, e che mi fece perdere molti chili. Nonostante fossi tutt'altro che sovrappeso, mi sentivo sempre con quella pancetta. Era un po' quello che adesso viene definito skinny fat, ovvero magro con la pancia, ma questo era dovuto dal fatto che non avevo muscoli. E allora iniziai ad andare in palestra dalla seconda superiore. In palestra però non ci andai mai con regolarità e metodo. Saltavo gli allenamenti, andavo a caso e lo facevo giusto per fare qualche sport. Durante l'ultimo anno di liceo ero deciso a mettermi in forma e dedicarmi seriamente alla palestra per essere poi pronto per l'università. Quello che ancora mi mancava però era un metodo di allenamento. La dedizione c'era, ma allenarsi a caso non mi portava a niente, se non a un leggero aumento di muscoli, molto facile durante i primi periodi in palestra in generale. Con l'inizio dell'università ero più motivato che mai a cambiare. Mi ero anche informato un po' su internet e vedevo quelli che facevano bulking, che andavano in massa praticamente, cioè a mangiare tanto, a mettere tanta massa, sia grassa ma anche muscolare. I risultati però furono catastrofici. Non sapevo come fare e mangiavo tutti i giorni tantissimo senza pesare nulla. Pane e Nutella la mattina, etti di pasta a pranzo e a cena e molti dolci. Andavo in palestra 4 volte alla settimana per più di 2 ore, eppure non avevo grandi cambiamenti, se no qualche miglioramento, ma proprio leggero, e anzi ingrassavo sempre e sempre di più. A febbraio 2022, dopo il lancio col paracadute, che come ho detto fu l'inizio di un percorso personale di crescita, mi pesai e la bilancia mi diede 90 kg. Non avevo mai pesato così tanto e non riuscivo a credere che in così poco tempo fossi riuscito ad avere così tanto grasso. Ero cieco dal fatto che in palestra ci andavo sempre, ma non capivo quanto in realtà stessi proprio sbagliando metodo. Decisi allora di estremizzare di nuovo e iniziai a mangiare pochissimo, ad avere sempre la fame, per riuscire a perdere peso in qualunque costo. Ciò portò i suoi frutti, persi molti chili, arrivai a perdere quasi 20 kg più o meno in meno di 3 mesi. Ciò che però ne pesava fu la mia energia, perché mangiando così poco avevo sempre poca energia e c'erano persino delle volte in palestra in cui mi veniva da svenire dopo qualche esercizio, e in più la vivevo comunque male perché non ero mai sazio ed ero tanto focalizzato a mangiare poco. Allora a inizio estate presi un'altra importante decisione. Avrei iniziato ad andare dal nutrizionista. Prima di iniziare volevo fare le vacanze però, e come ho già detto nel viaggio in giro per l'Italia, non mi diedi limiti al cibo. Al ritorno avevo perso anche qualche chiletto, visto che comunque avevo camminato tanto. Col nutrizionista e poi arrivò il primo giorno di dieta. Me lo ricordo perché quando arrivò la mail con la dieta dopo la visita, avevo il concerto di Nazca quella sera. Però volle iniziare subito, senza aspettare neanche un giorno.
e io in coda per il concerto avevo iniziato col mio primo pasto dietetico. E quindi quello fu il vero inizio del mio grande cambiamento. In pochissimo tempo raggiunsi risultati pazzeschi che mai mi sarei sognato di raggiungere in così poco tempo. Il nutrizionista mi aveva anche detto di fare una foto il primo giorno per vedere poi il cambiamento continuo nel periodo. La cosa incredibile è che non mangiavo per niente poco e quindi avevo un'energia pazzesca. Poi col fatto che mi vedevo meglio, la mia autostima anche salì. L'unico neo di questo periodo era la mia fissazione nel pesare tutti gli alimenti. Adesso riconosco che questo atteggiamento non era del tutto sano, però penso che se non fossi partito così rigido e poi eventualmente ci si tranquillizza e ci si abitua alle situazioni, non si iniziano davvero le cose seriamente, si prendono le cose sotto gamba e io dopo anni di sforzi e di fallimenti non potevo di nuovo fallire. Avevo anche il pasto libero della settimana, il cheat meal, in cui non mi davo limiti al cibo. In generale comunque ero molto contento di quello che mangiavo e di come mi sentivo. Questo periodo mi aiutò anche molto a iniziare a cucinare per conto mio, a migliorare e abituarmi, visto che poi l'anno successivo sarei andato in Erasmus e avrei dovuto cucinare sempre per conto mio. Durante i mesi mi fissai anche un obiettivo particolare: raggiungere i 100 kg di panca piana. Quello era il mio obiettivo di forza da raggiungere. Quando poi partì per l'Erasmus in Francia, in tanti mi dicevano che non ce l'avrei fatta a continuare ad andare in palestra e seguire la dieta. E questo mi diede ancora di più la motivazione di continuare, non arrendermi. Anzi, lo trovai quasi facile, visto che dovevo cucinare solo per me. Ero così motivato che nonostante non avessi tempo di andare in palestra durante il giorno, mi svegliavo alle 5:30 del mattino per andare alle 6 durante l'apertura della palestra e prima delle lezioni. Ecco, questa è una cosa che non rifarei mai più. Perché sì, io sono fissato nel dormire 8 ore, quindi comunque le dormivo, però era molto pesante. Nel corso di questi mesi migliorai parecchio, anche però senza risultati incredibili. Penso fosse dovuto dal fatto che la mattina presto non spingevo tanto quanto avrei potuto fare se fossi andato nel pomeriggio o la sera. A fine Erasmus, quindi verso la fine di maggio, ero tornato in Italia e riprovai ancora una volta a fare i 100 kg di panca piana. E quella volta fallì. Avevo fatto a malapena 90 kg e allora da quel giorno mi dedicai principalmente a quello. Riprovavo e riprovavo quel colpo quasi ogni settimana, anche più volte a settimana. Fino a quando il 29 luglio li feci con una facilità pazzesca. In quel momento rividi quel bambino, quello a cui non piace il calcio, il diverso, quello a cui prendevano in giro per il peso, che era riuscito a fare qualcosa che solo lo 0,075% delle persone del mondo riesce a fare, ed era riuscito a farlo con le sue forze, sacrificandosi, dedicandosi al 100%, sbagliandosi, rialzandosi e soffrendo. Dopo essere riuscito a farlo sarei partito per la Grecia ad agosto, a lavorare come guru, ma questa è un'altra storia. Fu però positivo che feci 100 kg prima di partire, così che potessi godermi appieno quell'avventura, godermi il cibo di un altro paese e non preoccuparmi della dieta. Che poi cos'è la dieta? Al contrario di come pensa la gente, la dieta non è non mangiare. Anzi, delle volte mangi anche di più. La dieta è mangiare in modo equilibrato, avere in ogni singolo pasto della giornata questi componenti: grassi, proteine, carboidrati e verdure. Variare i cibi, non mangiare sempre gli stessi e mangiare molta frutta. Diciamo che questo è il minimo indispensabile per poter mangiare sani. Poi bisogna conoscere il proprio fabbisogno energetico e lì subentrano i professionisti, quindi i nutrizionisti, i dietologi, non come me che non sono niente. Infatti il discorso è molto più complicato di così e io non solo un esperto, ma era per far capire un po' la linea generale di cos'è una dieta e come in realtà tutti potrebbero iniziare a provare a mangiare sano. Dopo quell'esperienza in Grecia partì quasi subito per il mio secondo Erasmus in Spagna e seguì un po' questa filosofia per mangiare. Conoscendo già quanto il mio corpo aveva bisogno, più o meno, mangiai semplicemente equilibrato, senza privarvi nelle cose che mi piacciono e dei momenti in compagnia con le persone. Lì a San Sebastian feci sì palestra, ma non avendo nessun obiettivo particolare, se non quello di avere uno stile di vita sano e stare in forma, feci anche molto surf, anche se poi col surf mi fermai quando faceva troppo freddo, quindi a fine novembre, inizio dicembre. E di lì feci solo più palestra, andando persino in una vista mare con la spa, quindi ci andavo tutti i giorni. In quei mesi, mangiando equilibrato ma senza pesare, migliorai tantissimo. Infatti quando tornai a fine dicembre, volli riprovare i 100 kg di panca piana.
e li feci molto facilmente, provando anche a fare il secondo colpo, che però in realtà non ci riuscì. In generale la difficoltà più grande negli Erasmus a mangiare equilibrati era preparare i pasti in anticipo, sia per risparmiare che per mangiare sano, e quindi organizzandomi con i tempi preparavo i baracchini per diversi giorni e facevo la spesa tutte le settimane. Tutto quello che ho passato mi è servito per abituarmi a questi ritmi. Molti dicono che seguire una dieta ed andare in palestra è molto stressante e io non posso dar loro torto, però passo dopo passo si raggiungono nuovi risultati, ci si abitua e ci si migliora. Questa è proprio la chiave. E per finire, come sono adesso? Un paio di volte alla settimana vado a fare pesi, 1 o 2 volte vado anche a fare calisthenics e poi vado a correre perché voglio fare la maratona. Calisthenics mi piace un sacco perché mi fa imparare esercizi molto complessi come il muscle up che ho fatto poco tempo fa. Mentre la corsa adesso la sto un po' trascurando perché fa molto freddo, ma quando inizierà la primavera penso che andrò a correre più spesso. E così, guardando indietro a questo lungo viaggio di trasformazione fisica e mentale, posso dire con sicurezza che ogni sfida, ogni sacrificio e ogni momento di autoriflessione sono stati degni di essere vissuti. Dai giorni in cui mi sentivo un po' sfigatello, al momento in cui ho superato le mie più grandi paure e ho raggiunto obiettivi che una volta sembravano irraggiungibili, ho imparato che la vera forza risiede nella perseveranza e nella determinazione. Ogni fallimento, ogni errore mi ha insegnato qualcosa di prezioso. Ho imparato ad accettare i miei limiti, ma anche superarli con pazienza e impegno. Ho imparato che il successo non arriva dall'oggi al domani, ma richiede costanza, disciplina e una visione chiara dei propri obiettivi. Oggi, mentre continuo questo viaggio per una vita più sana e appagante, porto con me le lezioni apprese lungo il percorso. Ho imparato ad amare e rispettare il mio corpo, non solo per come appare esternamente, ma per la forza e la resilienza che dimostro ogni giorno. E continuo a spingermi oltre i miei limiti, a esplorare nuove possibilità e a crescere, sia fisicamente che spiritualmente. Quindi, a chiunque si trova nella situazione simile alla mia, voglio dire, non arrenderti mai, sia che tu stia affrontando sfide mentali, fisiche o emotive. Ricorda che sei più forte di quello che pensi. Trova la tua determinazione, imposta i tuoi obiettivi e lavora sodo per raggiungerli. E soprattutto, sii gentile con te stesso lungo il percorso. La strada potrebbe essere difficile, ma ogni passo avanti è un passo verso la versione migliore di te stesso.